Questa non è un'isola come le altre, è quello che resta dopo una delle più grandi eruzioni della storia del Mediterraneo. Siamo a Santorini e qui il vino non nasce da un terreno fertile, ma da cenere, pomice e lava. Amici carissimi, bentornati su Mythos. Oggi entriamo in uno dei luoghi più estremi della viticoltura mondiale e nel cuore del sistema troviamo un vitigno preciso, l'Assirtico. Quando arrivi a Santorini per la prima volta c'è una cosa che ti colpisce subito. Non vedi terra nel senso classico, non vedi suolo vivo, scuro, ricco, vedi cenere, roccia frantumata in strati sovrapposti da millenni. È un paesaggio che sembra ostile alla vita, eppure qui la vite cresce da oltre 3000 anni. Il suolo di Santorini è completamente vulcanico. Cenere, pomice, lava solidificata, poverissimo di sostanza organica e quasi privo di azoto e fosforo, inadatta sulla carta a qualsiasi forma di agricoltura intensiva. L'isola è straordinariamente ricca di minerali, silicati, potassio, magnesio. Dopodiché è molto sabbiosa, incoerente e priva di argilla. E questa combinazione ha una conseguenza enorme. La fillossera qui non riesce a sopravvivere, il parassita non riesce a muoversi nel suolo sciolto, non trova presa sulle radici. Per questo motivo a Santorini troviamo ancora viti a piede franco, alcune con età che superano i 100, in certi casi anche i 200 anni di età, organismi viventi tra i più antichi della viticoltura mondiale. Ma il suolo non è l'unico problema. Il vero nemico qui è il clima, il meltemi, il vento del nord che d'estate soffia costante per settimane, ed una siccità estrema, meno di 350 mm di pioggia l'anno, quasi tutta concentrata in inverno. Un irraggiamento solare tra i più alti del Mediterraneo e una salinità dell'aria che si deposita su ogni superficie. Se pianti una vite con i criteri normali, essa muore. A Santorini non si combatte la natura, si costruisce dentro di essa. Ed è qui che nasce una delle soluzioni più intelligenti della viticoltura. Il suo nome è la colura. Non è un sistema estetico, non è una tradizione mantenuta per folklore, è una risposta ingegneristica a un ambiente estremo. La vite viene piegata, intrecciata, lavorato anno dopo anno, spesso da più generazioni della stessa famiglia, fino a formare una struttura bassa, circolare, un cesto, un nido, e dentro questo nido cresce il grappolo, protetto e nascosto. Questa struttura ha 3 funzioni precise. La prima è quella di proteggere dal vento. Il melteme è capace di spezzare i tralci e distruggere un'annata intera su una pianta esposta. La seconda è quella di ridurre l'impatto diretto del sole. L'irraggiamento a Santorini non scalda, bensì brucia. La foglia esterna fa da schermo a tutto ciò che sta dentro. La terza è quella che più affascina. La colura cattura l'umidità. Di notte l'aria marina porta condensa e quella stessa condensa si deposita sulla vite. Si raccoglie all'interno della struttura a cesto e scende lentamente verso il terreno sabbioso. È irrigazione passiva, autosufficiente, senza infrastrutture, in un'isola dove l'acqua potabile viene portata via nave. Ed è in questo contesto che l'Assirtico ha trovato la sua forma definitiva. Esiste una seconda forma di allevamento meno nota e meno diffusa. Si chiama cladeftico. Se la colura è un cesto, bassa, compatta e chiusa, il cladeftico è qualcosa di diverso. I tralci vengono piegati e annodati attorno ai rami principali, formando piccoli anelli che pendono verticalmente. Dall'esterno sembra quasi un oggetto sospeso, architettonico. Il fusto sale un po' di più dal suolo, circa 20-30 cm, e i grappoli respirano meglio. Ma il cladeftico ha un limite preciso, non funziona ovunque. Si usa solo nelle zone riparate dal vento, dove il melteme arriva smorzato. L'Assirtico non è un vitigno facile da coltivare altrove. Lo si è tentato, in Grecia e fuori, ma il suo profilo cambia radicalmente appena esce da quest'isola.
La caratteristica che lo rende unico è quella di mantenere un'acidità molto alta anche sotto stress termico estremo. Niente ammorbidimenti, niente compiacenza. È un vino che ti racconta esattamente dove nasce. E poi ci sono le varietà. L'Assirtico domina. Occupa circa il 70-80% dei vigneti, ma non è sola. Tra i bianchi troviamo l'Aidani, più aromatico, con note floreali e frutto tropicale. E l'Atiri, più leggero, spesso usato nei blend. Tra i rossi due vitigni quasi dimenticati dal resto del mondo. Il Mavrotragano e la Mandilaria. Il Mavrotragano in particolare è una delle riscoperte più interessanti degli ultimi 20 anni. Tannico, scuro, con una struttura che sorprende per quest'isola di bianchi. E poi esistono altri 49 vitigni locali, che i contadini li chiamano semplicemente Xenoloa, le varietà straniere, sopravvissuti nei vigneti misti, mescolati tra le viti principali, quasi invisibili, un archivio genetico che l'isola conserva da secoli. Ma Santorini non è solo tecnica, è anche storia. E una delle prove più importanti la troviamo ad Akrotiri. Akrotiri era una città portuale dell'età del bronzo, situata nella parte meridionale dell'isola. La civiltà che la abitava era nata intorno al 3500 a.C., una delle colonie minoiche più grandi mai scoperte nelle Cicladi. Non era un villaggio, era una metropoli del suo tempo. Akrotiri viveva di agricoltura e commercio marittimo. Era un porto strategico che scambiava merci con la Grecia continentale, le isole dell'Egeo, l'Egitto e la Siria. Le strade erano pavimentate, le case alte fino a 3 piani, decorate con affreschi straordinari, e sotto le strade una rete fognaria in argilla, inserita nelle pareti delle abitazioni, paragonabile a quelle delle grandi palazzi minoici di Cnosso e Festo. 3000 anni fa, su quest'isola nel Mediterraneo, esisteva già un sistema idrico funzionante. E qui troviamo infrastrutture legate alla produzione e al commercio del vino, presse per l'uva, grandi contenitori per la fermentazione, anfore da trasporto standardizzate, progettate per essere stivate nelle stive delle navi. Questo non è consumo domestico, è produzione organizzata per l'esportazione. Santorini era 3600 anni fa un nodo commerciale del vino nel Mediterraneo orientale. Poi tutto finì. Nel XVII secolo a.C., circa 3600 anni fa, la terra cominciò a tremare. Gli abitanti lo capirono in tempo. Non è stato trovato nessun corpo, nessun gioiello abbandonato in fretta. L'evacuazione fu ordinata, probabilmente guidata da uno sciame sismico che precedette l'eruzione di giorni, forse settimane. Poi arrivò il vulcano. Akrotiri fu sepolta sotto uno strato di cenere e pomice alto più di 30 metri. Scomparsa per quasi 3000 anni. I primi resti tornarono alla luce per caso nel 1866. Alcuni minatori che lavoravano nelle cave dell'isola durante i lavori per il canale di Suez si imbatterono in strutture sepolte. Furono in pochi a mostrare interesse. La scoperta rimase ignorata. Bisogna aspettare quasi un secolo. Ovvero nel 1967 l'archeologo greco Spiridon Marinatos organizzò i primi scavi sistematici. Quello che emerse fu straordinario. Affreschi intatti, ceramiche, mobili, strutture architettoniche perfettamente conservate. Una città intera congelata nel tempo. Marinatos morì il 1 ottobre del 1974 in un incidente mai del tutto chiarito. Fu sepolto lì, fra le rovine che aveva riportato alla luce. Santorini era 3600 anni fa un nodo commerciale del vino nel Mediterraneo orientale. Riusciva a tutelare il prodotto da imitazioni. Le anfore venivano marchiate da sigilli in argilla con simboli di origine, a volte con il nome del produttore o del magistrato che ne garantiva il contenuto. Un sistema di tracciabilità che anticipa di millenni quello che oggi chiamiamo denominazione di origine controllata. Per ovviare al problema dell'ossidazione del vino durante i viaggi nel Mediterraneo, le anfore venivano sigillate con resina di pino e il vino ne assorbiva il profumo. Per secoli fu solo una necessità. Poi, nella Grecia continentale qualcosa cambiò. Quel sapore, da difetto, diventò abitudine, ed abitudine a memoria, fino a diventare una scelta. È lì che nasce la Rezzina. Un vino bianco, a volte anche rosato, aromatizzato con resina di pino.
che nasce in Grecia e diventerà famoso in tutto il Mediterraneo. E qui sta il punto che interessa davvero. A Santorini non trovi solo un vino, trovi un sistema, un ambiente estremo che ha selezionato un vitigno specifico, una tecnica di allevamento adattata per sopravvivere, un'organizzazione produttiva che risale all'età del bronzo, un'identità così precisa da essere tutelata già nell'antichità. Ogni elemento di quello che trovi oggi ha una ragione, ha una storia. Santorini è uno di quei luoghi dove il concetto di terroir smette di essere una parola da sommelier. Signori, il nostro viaggio sull'isola di Santorini termina qui. Il prossimo viaggio ci vedrà ancora in Grecia. Ciao, a presto.